Oggi è l'8 dicembre e il solstizio d'inverno sarà tra esattamente 2 settimane. Ci sono 3 gradi. Infatti vedete la neve che ha leggermente imbiancato le montagne. Qui abbiamo il Tabasco che sta più di là che di qua. Qui abbiamo un frutescence che tiene botta, però ormai, come potete vedere, qui è iniziato a seccare. Questo ramo è andato, qui pure, fino a qua è secco. Quindi penso che tra un po' lo porterò in cantina per salvargli la vita. Qui abbiamo il Cittelpin che sopravvive da... Questo è il 4º inverno che sta passando. Qui abbiamo l'Orozco che anche questa sta tenendo botta. Questo è un chinense che inizia a dimostrare sofferenza dalle foglie, si vede chiaramente. Ma per un chinense è già bello che è arrivato fino ad oggi. Qui abbiamo il cinese rugoso, che questo qui praticamente ha quasi terminato la maturazione. Qui, come vedete, sta facendo maturare questo e questo qua è un po' più avanti con la maturazione, vedete che si sta colorando leggermente. Chissà se riuscirà a terminare la maturazione. Quindi oggi prenderò 3 peperoncini e andremo ad assaggiarli. Una cosa molto importante da evitare da fare in questo periodo è dare concime alle piante, perché hanno rallentato tantissimo, prendono pochissimo sole, hanno freddo, non bevono quasi praticamente più. Io gli do acqua una volta ogni 10 giorni ed è sufficiente. Ecco, bisogna evitare di concimare per la legge del minimo. Se vi ricordate, tempo fa ho fatto un video e prossimamente ne farò ancora uno dove spiego bene questa legge. La legge del minimo vuole che ciò che c'è di meno è ciò che limita la pianta, nel senso che, come in questo caso siamo in inverno, c'è poca luce, quella poca luce è quella che limita la pianta. Quindi anche se noi andiamo a concimare, tutto quel concime andrà o gettato via, nel senso che la pianta proprio non lo assimilerà, oppure andrà a creare delle problematiche alla pianta. Assaggiamo il peperoncino Wild Brazil, è quello che abbiamo raccolto stamattina. Vi ricordo che oggi è l'8 dicembre, fuori ci sono attualmente 4 gradi, la pianta è ancora lì, resiste, non è al massimo della sua forma, infatti c'ha tutte le foglie giù, si vede che sta soffrendo, però è ancora lì, c'è ancora su peperoncini maturi, altri che stanno per maturare, quindi posso dire che molto probabilmente è il chinense più resistente che io abbia mai coltivato fino ad oggi. I peperoncini sono piccolini come dei mirtilli, quelli bombati da supermercato, e adesso andiamo ad assaggiarli. Come potete vedere ha le pareti abbastanza spesse, però comunque si presta all'essiccazione. Io nell'essiccatore li inserisco così interi e ci mettono lo stesso tempo degli altri a seccare, quindi poco più di 24 ore.
a 45 gradi diventano completamente secchi. Poi se si vuole polverizzarli si può, però a me piace mangiarli così, freschi, come delle ciliegie. Sono molto dolci. Il primo morso ha un'esplosione di dolcezza. E poi arriva il piccante, perché sono anche belli piccanti. Meno di un habanero, però si difendono molto 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 bene. Essendo molto dolci si possono utilizzare per fare delle salse dolci, per fare anche delle marmellate eventualmente. Il classico gusto fruttato da chinense è leggero, non è così invasivo come in un habanero, e quindi questo li rende, a parer mio, molto più piacevoli. Buoni. Seguitemi sul mio canale e piccanti saluti. Red Joe.